Mezzi multipli di coinvolgimento. Qua in questa parte parleremo di motivazione, di coinvolgimento, così importanti per insegnare. Allora, gli studenti differiscono notevolmente nei modi in cui possono essere coinvolti o motivati ad apprendere. Non c'è un mezzo di coinvolgimento che sarà ottimale per tutti gli studenti in tutti i contesti. È impossibile. L'affettività rappresenta un elemento cruciale per l'apprendimento. Ci sono una varietà di fonti che possono influenzare la variazione individuale dell'affetto, dell'affettività, tra cui la neurologia, la cultura, la rilevanza personale, la soggettività e la conoscenza di base, insieme a una varietà di altri fattori. Alcuni studenti sono altamente coinvolti dalla spontaneità e dalla novità, mentre altri sono disimpegnati, persino spaventati da questi aspetti e preferendo la rigida routine. Ad alcuni studenti potrebbe piacere lavorare da soli, mentre altri preferiscono lavorare in gruppo. In realtà non c'è un solo mezzo di impegno che sarà ottimale per tutti gli studenti in tutti i contesti, quindi fornire più opzioni di impegno è essenziale. Per ottenere studenti propositivi e motivati dobbiamo stimolare l'interesse e la motivazione dell'apprendimento. Prima parte, fornire opzioni per reclutare interesse. Stiamo parlando di ottimizzare la scelta individuale e l'autonomia. Ottimizzare la rilevanza, il valore e l'autenticità. Minimizzare le minacce e le distrazioni. Nello specifico, possiamo progettare e mantenere una struttura prevedibile del corso. Coinvolgere tutti gli studenti nella discussione di classe utilizzando strumenti interattivi come forum, chat, eccetera. Fornire varietà nei tipi di compiti, tipi di interazioni come H5P. Sostenere gli studenti nella scelta dei gruppi. Usare storie o marionette nella risoluzione dei problemi sociali, per esempio Powtoon. Fornire video e immagini come anteprima del contenuto. I badge, che sono standard in Moodle, sono un buon modo per celebrare i risultati e mostrare progressi. Course Certificate, un plugin di Moodle, permette la generazione dinamica di certificati basati su condizioni predefinite da un insegnante e punti di esperienza. La suite dei plugin contiene un sistema di punti di gamification per premiare i risultati degli studenti. Fornire opzioni per sostenere lo sforzo e la prospettiva, cioè aumentare la salienza degli scopi e degli obiettivi, variare le richieste e le risorse per ottimizzare la sfida, promuovere la collaborazione e la comunità, sostenere le interazioni positive e produttive tra pari, aumentare il feedback orientato alla padronanza. Nello specifico, possiamo dire che una caratteristica standard di Moodle, i blog, permettono agli studenti di registrare informazioni personali e obiettivi, poiché ogni utente su un'istanza di Moodle ha il proprio blog. Plugin Moodle Checklist funziona con il modulo checklist e mostra le barre di progresso per una singola lista di controllo che permette agli studenti di monitorare il completamento dei loro obiettivi. Implementare pratiche di autoaffermazione, gruppi di apprendimento cooperativo con chiari obiettivi, ruoli e responsabilità. Sviluppare obiettivi chiari con i criteri associati. I forum delle attività di Moodle permette agli studenti e agli insegnanti di scambiare idee pubblicando commenti come parte di un argomento, mentre i blog permettono agli studenti di registrare riflessioni sulle loro attività di apprendimento. Inoltre,
L'attività feedback permette agli educatori di creare e condurre sondaggi per raccogliere feedback. Fornire opzioni per la autoregolazione. Promuovere aspettative e convinzioni che ottimizzino la motivazione. Facilitare le abilità e strategie personali di coping. Sviluppare l'autovalutazione e la riflessione. Nello specifico possiamo creare link per mostrare come i piccoli obiettivi di apprendimento si collegano di lezione in lezione per raggiungere gli obiettivi a lungo termine, aiutare gli studenti ad anticipare e prepararsi per i cambiamenti nelle attività, nei programmi e nei nuovi eventi. Gli annunci, il calendario, le notifiche e i messaggi del forum di Moodle forniscono una serie di strumenti diversi per tenere gli studenti aggiornati sui requisiti del corso. Mini liste di controllo e liste di controllo dei compiti, punti di controllo frequenti, tempo programmato per l'autoriflessione, modelli di autovalutazione. In sintesi, può essere difficile progettare attività di apprendimento per coinvolgere tutti gli studenti in classe, faccia a faccia o virtualmente. Alcuni studenti potrebbero godere della spontaneità e di una partecipazione più attiva, altri potrebbero preferire la struttura e una routine impostata. La raccomandazione è di provare e riprovare diverse opzioni e lasciare che gli studenti scelgano. Lasciateli lavorare in gruppi in base alle loro preferenze e costruite piccole comunità che in seguito possono condividere le loro esperienze con altri gruppi. Sostenere sempre gli studenti quando affrontano nuove sfide per aiutarli a diventare più sicuri e invitarli a provare nuove cose. Se non funziona, discutete e analizzate con loro cosa è andato storto. Queste riflessioni promuoveranno l'autoregolazione e faranno sì che i vostri studenti imparino come imparano, cioè parliamo di metacognizione.